Ciao ragazzi, oggi siamo in compagnia di Fabrizio Buonamassa, Head of Design di Bulgari, per parlare di Aluminium. Aluminium è l'entry level per eccellenza di Bulgari e nel 1998 diciamo che aveva conquistato tutta una cerchia di collezionisti e di appassionati di orologi e anche di persone che indossano orologi frequentemente. Perché un design iconico che è diventato iconico, una certa italianità. Cosa ha di particolare questo orologio per te? Cosa rappresenta? Ma è uno degli orologi più rappresentativi per quanto riguarda l'estetica della marca ed è l'orologio che alla fine mi ha un po' fatto decidere di andare a disegnare orologi da Bulgari. Lo vidi in una campagna pubblicitaria su una rivista, all'epoca se non sbaglio ero a Torino e a un certo punto vidi questo orologio, avevo sempre visto la marca come un qualcosa di diverso nel panorama dell'orologeria in termini di design e forse in quel momento la vidi in modo diverso, non mi ricordo questi cilindri che caratterizzavano le anse, la lunetta in gomma inclinata dove c'era il logo ma non si vedeva, questo colore bianco e nero, questo schema di colore bianco e nero molto forte e mi ricordo che lo andai a provare. L'orologio era leggerissimo e il venditore mi disse: guardi, questo è un orologio che mette al polso, non se lo toglie più perché ci può fare è molto versatile, può essere un orologio sportivo, un orologio elegante. Aveva una caratteristica sua unica per quanto riguardava la forma. Questa era la cosa che mi aveva attirato di più perché avevo visto dei cilindri che si intersecavano con delle forme e creavano qualcosa. E poi c'era questa cosa dell'alluminio che era un materiale molto poco utilizzato nell'orologeria che arrivava dall'automobile. Poi quando sono arrivato in azienda in Bulgari ho un po' cercato, investigato sulla storia di questo orologio e diciamo che nacque alla fine degli anni 90 quando nell'automotive iniziava a comparire l'alluminio nei telai. Ed era un materiale estremamente esotico perché era complicato da saldare, da stampare, era molto leggero, sostituiva i telai in acciaio delle automobili, quindi aveva questo qualcosa di esotico e poi era il materiale utilizzato nell'aviazione, quindi forse per quello che decisero di arrivare a Basilea con un 747 all'Italia completamente verniciato color alluminio con un gigantesco orologio che faceva il giro della fusoliera e fu un impatto pazzesco. Quindi un po' tutte queste caratteristiche, è stato il primo orologio di un certo livello ad essere fatto con gomma e alluminio. La gomma forse si conosceva, l'alluminio non ne sono sicuro, però anche c'era un po' questo concetto evolutivo del Bulgari in cui c'era il logo ma non lo vedevi, l'alluminio nasceva da una cassa che si chiamava Sport, che era una cassa nata dopo il Bulgari. Il Bulgari era l'orologio elegante, per lo più si produceva in oro giallo con quadrante nero e poi c'era l'orologio Sport, che aveva sempre la lunetta circolare, Bulgari, però era caratterizzato da questi due cilindri, da un bracciale fatto con degli elementi geometrici e da un cinturino in gomma che sembrava un cingolo perché era fatto per porzioni snodate. Tutte queste cose assieme secondo me hanno colpito un po' l'immaginario collettivo, un po' il fascino della marca Bulgari che creava un oggetto estremamente moderno ad un prezzo abbastanza accessibile con un'identità unica, non ti potevi sbagliare. Quindi alla fine spendevi dei soldi per qualcosa che era estremamente riconoscibile ed era estremamente unico. Sì, un orologio sports chic, come si usa dire adesso. Forse sì, è stato uno dei primi, al di là di quelli che tutti conoscono in acciaio realizzati negli anni 70, è stato uno dei primi orologi a reinterpretare un po' il concetto di sport chic in maniera contemporanea, giocando con i materiali. Su Aluminium adesso lo vediamo come una nuova piattaforma, anche questa, come parlavamo prima di Octoroma, per sperimentare, quindi edizioni speciali, edizioni limitate. Adesso abbiamo scoperto questa nuova edizione Gran Turismo. Raccontami un po' di più come è nata e cosa hanno di speciale questi due orologi.
Allora, la storia è molto particolare se ci riferiamo a Gran Turismo. Per quanto riguarda quello che stiamo sviluppando su alluminio, per noi è una vera e propria collezione di orologi. Quindi con ora, minuti, secondi con differenti quadranti, un cronografo con differenti quadranti, un GMT con differenti quadranti, e cerchiamo un po' con questo orologio che è tipico del design italiano di celebrare un po' degli oggetti, e anche in alcuni casi abbiamo fatto delle collaborazioni con dei personaggi, comunque di celebrare qualcosa di iconico. Abbiamo fatto una limited edition con l'Americo Vespucci, che è stato un evento strepitoso a bordo di, più che una nave, una vera ambasciata dell'italianità nel mondo, perché poi alla fine funziona un po' come un'ambasciata italiana nel mondo. Questa storia che fa il giro del mondo ogni anno, si ferma in tante città e comunque rappresenta l'italianità, è stata qualcosa di estremamente importante. Un evento bellissimo, è un orologio che è stato sold out quasi subito. Poi onestamente Gran Turismo riprende un po' la mia passione per le automobili, non è tanto legata alle performance ma è legata un po' allo stile delle auto, e tramite un amico in comune, io conosco lui conosce le persone di Gran Turismo, un giorno mi chiama e dice: senti Fabrizio, ma perché non, so che a te piacciono le auto, io conosco bene le persone di Gran Turismo, ma perché non fate qualcosa assieme? E Fabio Filippini, che è stato un designer che ha lavorato in Pininfarina diversi anni, prima è stato un designer che ha lavorato in Francia tanti anni, un designer dell'automobile, ha detto: Fabio, sarebbe interessante, però è chiaro dobbiamo fare un orologio perché sennò non ha molto senso. E lui dice: vabbè, tu inizia con l'orologio, poi vediamo cosa succede. Abbiamo iniziato con l'orologio. Io gioco a Gran Turismo da quando sono piccolo, nel senso che nelle varie PlayStation io ho avuto sempre solo un gioco, che è Gran Turismo. Quando ero molto giovane potevo passarci le nottate, diciamo che adesso diventa più una cosa che si fa una tantum, però ci gioco con Giulio, mio figlio, e quindi ci divertiamo. Quindi quando è venuta fuori questa possibilità è stato estremamente divertente, perché prima di tutto mi dà la possibilità di conoscere l'universo Gran Turismo non più come utilizzatore ma anche come persona che ha fatto delle cose con Gran Turismo. Poi la passione che io ho per il Giappone, e poi anche l'opportunità di lavorare con Fabio Filippini. Quindi alla fine sono venuti fuori due orologi che hanno un comune denominatore, che è quello del grigio e del giallo. Due quadranti, uno giallo con la grafica grigia, uno grigio con la grafica gialla, e diciamo che l'ispirazione è arrivata da uno dei dashboard più iconici dell'automobile degli anni 90 in poi, che è quello della Lancia Delta integrale, caratterizzata da una strumentazione grigia con una grafica gialla, che è sempre qualcosa che mi ha molto colpito anche nel periodo in cui ero in Fiat. E quindi siamo partiti con questa grafica qui, e poi da lì è nato anche una seconda parte di questa collezione, che è la creazione di un'automobile. Quindi tu nel gioco avrai la possibilità di guidare un'automobile Bulgari Vision Gran Turismo. Cosa che sembra facile, però in realtà c'è un grande ringraziamento da fare alle persone di Gran Turismo, perché tutte le marche che partecipano a Vision Gran Turismo realizzano il file 3D all'interno. Noi non avevamo la possibilità di fare il file 3D con quelle caratteristiche all'interno, e quindi abbiamo chiesto a Gran Turismo di farlo direttamente loro, cosa che non fanno quasi mai. E Fabio Filippini, tutto questo è stato un po' il trade union tra noi a Neuchâtel e Gran Turismo a Tokyo. E quindi abbiamo disegnato questa automobile assieme, abbiamo fatto non mi ricordo quante telefonate per discutere un po' quali erano i riferimenti di quest'auto, e ovviamente sono tutti riferimenti che ci appartengono come età sia a Fabio che a me, che sono le automobili italiane, le concept car degli anni 60, 70, 80, fino ad arrivare ai giorni nostri. L'idea, come un po' quella di Alluminio, che è un orologio leggero, che è un orologio facile da utilizzare, con un design molto molto forte, era quello di realizzare un'automobile molto leggera, che non fosse con 1000 cavalli, ma avesse comunque una dinamicità di guida data da un motore e da un'architettura del veicolo estremamente performante, divertente, ma il tutto basato sul rapporto peso-potenza, con un design molto geometrico,
che ricorda molto la cassa dell'alluminio, con delle grandi viti che sono i cerchi, con dei passaruota ancora circolari, quindi quando tu guardi l'automobile di fianco, innanzitutto è una barchetta senza tetto con un parabrezza bassissimo, il parabrezza ha una pianta circolare come la lunetta e tutta la parte inferiore della scocca della carrozzeria è circolare come l'orologio. Quindi ci sono molti elementi geometrici, volumi che si incastrano, rivedi molte cose dell'orologio. L'interno è estremamente spartano, con delle barre di alluminio, come avrete visto, con degli strumenti gialli. Il giallo e il grigio è il colore dell'automobile. Quindi è stata un'esperienza estremamente divertente e ci ha permesso di parlare a un'utenza differente. L'utenza di Gran Turismo è trasversale alle aree geografiche e alle età. Abbiamo scoperto che il primo mercato di Gran Turismo, al di là di quello che si possa pensare, il Giappone in realtà è l'Europa, poi c'è gli Stati Uniti e poi c'è il Giappone. E l'utente medio di Gran Turismo va dai 15 ai 55 anni. Quindi è assolutamente trasversale alle aree geografiche e all'età. E questo è molto interessante. Poi, ti ripeto, c'è di nuovo l'aspetto di fare qualcosa che non è stato fatto in passato. Penso che sia la prima marca di automobili che realizza una concept car che tu puoi guidare anche se virtualmente e ti dà un'esperienza diversa, che è quella di solamente indossare un orologio. Beh, assolutamente, l'emozione che ti dà l'auto è sì, Abbiamo fatto riunioni sul rumore, abbiamo fatto riunioni sulla dinamica, sul bilanciamento. Gran Turismo non realizza cose fake. Gran Turismo ha detto: dobbiamo partire da qualcosa che è reale. Non possiamo creare un'automobile che poi noi non riusciamo a gestire come comportamento su strada o su pista. Quindi è stato estremamente complesso, io pensavo fosse molto più semplice, devo dire la verità. Però questo non lo possiamo fare perché non abbiamo la corrispondenza, questo non abbiamo i dati, questo non abbiamo i test, quindi in realtà loro realizzano un'automobile vera. Quando tu guidi un'automobile Gran Turismo hai un comportamento che è molto simile, il più simile possibile a quello di un'automobile reale. Quindi un po' questa storia dello strumento della lancia delta integrale, un po' questa automobile che è nata un po' così, da un po' di schizzi fatti sulla carta e poi è diventata un'automobile in scala 1:1, è un'esperienza molto divertente. È incredibile. Sì, devo dire decisamente unica come esperienza, come l'orologio. Beh, sì, assolutamente. Beh, anche l'utilizzo del giallo non è molto comune in orologeria e vedere un quadrante così è... Però è un qualcosa che ti rimanda immediatamente all'automobile sportiva, spesso italiana. Sì. La Ferrari ha un colore che si chiama giallo Modena, la Lamborghini ha un giallo particolare, tutte le case automobilistiche italiane hanno nella loro palette di colori un giallo. Un giallo forte. È un colore che ti rimanda comunque all'automobilismo sportivo. Poi se non ti piace il giallo c'è il grigio, che è un quadrante bellissimo, satinato, verticale, con tutta la grafica gialla che è estremamente visibile. Sì, esatto, guardavamo questa mattina i dettagli della satinatura verticale con questa grafica gialla, ha sempre un legame molto forte con l'automobile. Sì, assolutamente, molto tecnico il quadrante, però è decisamente discreto, però lo noti. Anche la realizzazione del quadrante non è stata semplice perché comunque è un quadrante realizzato con Gran Turismo, quindi diverse approvazioni, l'utilizzo della grafica, dei loghi. È stata una collaborazione che comunque ha portato via quasi 2 anni. Non poco, come ci dicevamo. No, per fare poi solamente un quadrante, come la gente in genere pensa, non è così. Abbiamo realizzato un fondello dedicato, c'è 2 quadranti dedicati, c'è un packaging dedicato e c'è in più questa esperienza nel videogioco che è stata veramente fantastica. Bene Fabrizio, grazie per questa conversazione. Allora ci vediamo al volante di Gran Turismo e della Bulgari Vision GT. Volentieri, facciamo una sfida così vediamo chi arriva primo. Grazie a voi, grazie.